Arriva il nonno! Hi guys, today I'm going to show you Ciao! Snowboard, stile e un po' di filosofia. Nel video 4 avevamo visto il confronto fra sci e snowboard. Oggi vedremo gli stili, non in senso pratico, ma in senso teorico. Il primo, il freestyle, il più divertente e straordinario. Il secondo, il freeride, che identifica la forma più vera di snowboard. Il terzo, l'alpino, con le tavole hard, con gli attacchi hard e gli scarponi più simili agli sciatori. Puoi vedere alle mie spalle una tavola hard ormai diventata vintage, anno 91-92. Infine c'è un mondo a sé, è quello dello splitboard. Ti faccio vedere la tavola. Con l'avanzare dell'età, anche se forse il più faticoso, è quello che preferisco. Tutti questi stili hanno in comune libertà, leggerezza, emozione. Qui posso confermare che lo snowboard, oltre ad essere uno sport, è una filosofia. È uno sport che ti lascia libero rispetto alla tecnica di altri sport. E capire questo è una cosa fondamentale per capire il tuo stile. Apro una parentesi circa l'importanza dello sport in generale, soprattutto quello che viene fatto in mezzo alla natura. E questo vale soprattutto per i più giovani. Ricordo con nostalgia l'inizio degli anni 90, la quarta, la quinta superiore, gli amici di classe con cui ho iniziato, diciamo, l'avventura sullo snowboard. In particolar modo devo ringraziare Fabio che mi fece capire alcuni concetti su questa disciplina. Fabio era veramente il più originale del gruppo, anzi anche il più creativo. E se penso che poi muore a Milano in un incidente stradale, era in bicicletta, stava andando a fare volontariato. Mi viene da pensare al triste destino delle volte la cui vita ci dà, dopo che abbiamo affrontato piste difficili in montagna, siamo usciti con un mare fortissimo, con le tavole da surf, siamo scesi giù con le mountain bike su pendenze. Un destino che Fabio mi fece notare quando caddi sulla pista nera Le Tunnel, una delle piste nere più pericolose, diciamo, nella top 10 d'Europa. Correva l'anno 1991, lo ricordo ancora bene, nonostante all'epoca non ci fossero
GoPro, telefonini per fare fotografie. Praticamente feci una caduta e mi resi conto che quando cadevo non potevo fare più assolutamente nulla, perché praticamente cadevo, scivolavo giù su questo muro che mi sembrava infinito, provavo a fermarmi, anzi volevo provare a fermarmi, e mi trovai in diverse posizioni, prima seduto, poi con la testa in su, poi con la testa in giù, poi una capriola, poi mi trovai anche a gattoni. A mo' di gatto provai a afferrare gli artigli, diciamo, sulla pista durissima, era praticamente ghiaccio. Mi accorsi poi che c'era un dosso e pensai che sarebbe finita, ma dalla velocità io il dosso lo saltai e fu così che a quel punto capii che ero in mano al destino. Quando mi fermai e mi alzai e vidi in cima a questo altissimo muro i miei amici che erano praticamente così, ed aspettai tanto. Quel tanto per farti capire a che velocità ero andato. Quando arrivarono i miei amici mi trovarono in stato un po' confusionale, ero praticamente tutto ghiacciato, e Fabio, che era anche il filosofo, diciamo, del gruppo, mi disse: tu oggi hai provato una sensazione unica. Ti lascio immaginare a te quale. Ma qui vorrei sottolineare l'importanza di questo sport nella formazione del carattere di una persona. Pertanto vorrei leggerti alcune parole scritte da Walter Bonatti, in cui introduceva le sue imprese in questo modo. E sono testimonianze di imprese estreme, da cui ogni volta se ne è emerso un intreccio, direi quasi un ordito di forte motivazione ed emozione, che vissute come momenti di riflessione hanno molto provato al mio processo caratteriale. Pertanto risulta che la pratica della montagna, se vissuta in un certo modo, è interiormente tra le più formative. Chiudo il capitolo consigliandoti questo libro. Spostare le montagne, come si affrontano le sfide superando i propri limiti. Le montagne da spostare sono dentro di noi. Le sfide alpinistiche di Mesder sono le stesse sfide che abbiamo tutti i giorni nella nostra normale routine, e questo libro ti aiuta a sfruttare al meglio le tue potenzialità e risolvere le situazioni difficili, come in montagna. Ascolta i consigli del nonno. Nei prossimi video vi parleremo chiaramente di cose più pratiche e tecniche, in particolar modo della misura delle tavole, ma non in lunghezza, in larghezza, perché tutti pensiamo alla lunghezza della tavola per la nostra altezza, ti deve arrivare al mento, ti deve arrivare, ma è importantissima è la larghezza della tavola. Keep in touch, iscriviti e clicca sulla campanellina per avere la notifica dei nuovi video. Ciao!